Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le energie disponibili per i prossimi giorni. Ok, abbiamo la temperanza e la torre, ragazzi. Credo che possa essere un momento dove andrete a risanare questioni legate a magari all'ego, magari potrebbero essere certe sicurezze, certe cose che sono state, diciamo così, certe, sicure, stabilite fino a questo momento. Con la temperanza potrebbe esserci come un riequilibrio di queste situazioni già esistenti. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Per informazioni riguardo le consulenze personali piuttosto che il percorso di crescita, trovate tutto nella descrizione del video. C'è l'indirizzo email che vedete anche qui, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo da un 3 di bastoni, 4 di bastoni, abbiamo un fante di pentacoli, 7 di pentacoli, 3 di spade, abbiamo un 10 di bastoni e un 2 di bastoni. Ho la sensazione che qualcuno si stia muovendo, magari proprio verso questa temperanza, nel senso che con questo 3 di bastoni c'è uno spostamento dall'attuale situazione a un qualche cosa che ha un potenziale di espansione. E poi dal 3 si passa al 4 di bastoni, cioè dopo questo momento di espansione c'è come un momento di stabilità. Andiamo a vedere. Ok, grazie. Abbiamo un 10 di coppe, la giustizia e un 4 di coppe. Sì, qui sicuramente c'è da riequilibrare qualche cosa con la giustizia. Qualcuno potrebbe aver appena attraversato una separazione, un allontanamento. Per qualcuno è proprio un rifiuto. Io sento che questa torre potrebbe fare riferimento effettivamente ad una separazione, ad un rifiuto, a qualche cosa che è caduto e che in realtà non vi siete aspettati questa notizia, non vi aspettavate questa notizia e quindi siete un po' caduti dal pero, diciamo. E questa temperanza mi dice appunto che c'è come bisogno di riportare un attimino l'equilibrio. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Abbiamo un asso di spade, l'appeso, la temperanza e un 9 di bastoni. Sì, sono carte comunque di fermo, sono carte di stabilità, sono carte. ehm, diciamo che nei prossimi giorni potreste effettivamente avere un momento di riflessione, un momento dove starete per conto vostro, dove cercherete la vostra tranquillità, prima di tutto mentale, ma anche emotiva. È come se avessi bisogno di riflettere dopo questo avvenimento, dopo questo fatto. Vi dico, dipendendo dalla decade in cui siete nati, questo può essere già successo o ancora succedere. Comunque spiego tutto nella guida, trovate il link sempre nella descrizione del video. Andiamo a vedere questo fante.
Re di bastoni e 5 di pentacoli. Io ho l'idea che ci fosse la volontà, qualsiasi fosse la situazione, ok? Perché è vero che c'è un 10 di coppe, che di solito è una carta che rappresenta la famiglia, ma se per voi non fosse una situazione magari romantica, potrebbe essere una situazione con un gruppo aziendale di lavoro, è come se ci fosse qualche tipo di progetto che magari vi è stato rifiutato, qualcuno potrebbe aver deciso di sciogliere il contratto con qualche azienda. E in questo momento c'è come una fase di recupero, ma questo fante di pentacoli mi dice che voi avete ancora come degli obiettivi, delle speranze, avete ancora molto da dare. E secondo me aspirate anche a tanto. Può non essere un buonissimo momento proprio a livello psicoemotivo perché appunto avete il 5 di pentacoli, avete la temperanza, avete l'appeso, il 9 di bastoni, è un momento di fatica questo, sento che qualcuno potrebbe effettivamente aver bisogno di riposo, di staccare la spina, di andare a farsi un percorso spa magari. Sapete, è come se avessi bisogno di coccole fondamentalmente, per riprendervi un po' da questa separazione, da questo rifiuto, da questa rottura, da questo cambio. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli, che comunque insieme alle due temperanze che avete qua e all'appeso eh, è una carta che mi parla di qualche cosa che deve andare con calma, come se fosse un passaggio molto dolce, diciamo così. Allora, qui abbiamo un 2 di pentacoli, un cavaliere di bastoni e un 4 di spade. Di nuovo, il 4 di spade è una carta anch'essa di guarigione, è una carta che indica la necessità di prendervi uno stop. Ehm, Credo che siete persone che facciate un po' fatica a stare tranquilli. In spagnolo si dice un culo inquieto, che rende molto bene l'idea. E, e quindi sì, c'è come questo momento dove avete bisogno, però intanto la mente frulla, la mente va avanti, c'è ancora quel qualche cosa che vi spinge in avanti. Andiamo a vedere il 3 di spade. 2 di coppe e 6 di spade. Allora, qui potreste anche avere un tema che si incastra con il lavoro, per cui è come se doveste sacrificare o per dire la vostra carriera o la relazione. Se così fosse, sento che potreste sacrificare la relazione. Un accordo. Può anche essere che non riusciate a compiere una promessa, che dobbiate, non lo so, c'è come un sacrificarsi qui con questo 3 di spade, c'è come un dolore, un qualche cosa che fa male dover affrontare. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Fante di spade, 5 di spade. Qui c'è un tema con le aspettative, probabilmente fa riferimento anche a questa torre. Con il 5 di spade non vi nego che potreste avere come dei conflitti mentali. Secondo me si tratta di rifocalizzare un po' gli obiettivi, mm? Perché questa situazione potrebbe avervi destabilizzato. Cioè è vero che adesso siete in un momento di mi ripiglio un attimo, e ripeto, può essere una situazione familiare, una situazione lavorativa, una situazione di coppia, però è come se qualcuno stesse cercando di prendere distanza da qualche tipo di problema, da qualche tipo di, ehm, sì, rifiuto, separazione. Potrebbe anche essere illegalità o sregolarità, ma perché c'è la giustizia al contrario qui, eh?
E qui è come se avessi bisogno di capire come poter affrontare la cosa, perché voi avete ancora come degli assi nella manica, volete ancora fare, ma in qualche modo siete un po' bloccati. Sento che per qualcuno potrebbe essere una questione economica il problema. Andiamo a vedere il 3, scusate, il 2 di bastoni. Abbiamo un 4 di bastoni, un 7 di spade, un 7 di pentacoli e un 8 di bastoni. Ragazzi, potrebbe per qualcuno arrivare un'offerta, perché qua vedo questo 7 di spade e mi risuona un po' con questo 4 di bastoni. Potrebbe effettivamente esserci come un progetto o che vi hanno proposto o insomma in ballo. Vi dirò, con questa giustizia al contrario, potrebbe anche essere qualcosa di illegale, che sì, magari vi dà la stabilità, ma qui vedo che potrebbe essere una falsa stabilità. Quindi il 2 di bastoni è una carta che vi dice, aspetta un attimo, mi devo fidare, aspetto ancora un attimo, parlo, controllo, aspetto di vedere, controllo, aspetto di vedere come si muovono le cose, perché è come se aveste confusione mentale. Cioè, non lo so, può sembrare come un rifiuto iniziale e qui potrebbe essere voi che rifiutate questa offerta, questo progetto, questo contratto, questa occasione, oppure qualcuno che magari rifiuta un vostro progetto, che rifiuta il curriculum, ipotesi, potrebbe esserci come una scissione di un contratto, come vi dicevo all'inizio, e c'è come una rivalutazione della stabilità qui sento, di quello che per voi vi fa sentire al sicuro, vi fa sentire protetti. Datemi una carta per il 5 di pentacoli. Forze 10 di spade. Sento che quello che vi attanaglia è proprio un tema economico qui. Credo che molti si accontenterebbero di poco pur di magari se siete disoccupati da molto avete bisogno di come rimettere in moto la macchina e quindi far rimettervi sul mercato, farvi di nuovo conoscere, magari ehm, bazzicare in diverse aziende, non so come questa sensazione. Sento come una mancanza di esperienza. Potrebbe essere una mancanza di visione con questo fante di spade al contrario, magari le vostre aspettative con questo 10 di bastoni sono troppo alte, quindi dovete abbassare un pochettino l'asticella. Potreste essere in una fase dove sottovalutate magari alcuni aspetti di questa situazione o di questa relazione. Sento che è come se cambiassero le cose su cui basate la vostra pace, la vostra salute mentale, la vostra salute emotiva, il vostro benessere in generale. Con questa torre effettivamente potrebbero cambiare le basi. Vi dico, se fosse una situazione romantica, potrebbe essere che qualcuno qui si stia separando con queste carte o che abbiate rifiutato magari una persona che si stia separando o che dica di essere in via di separazione. Qui c'è come un mi riprendo le forze, cerco di capire che cosa voglio io, cosa mi fa star bene, che cosa valuto io magari in una relazione per sentirmi al sicuro. Se non avete nessuno, vi dico che può esserci come un tema qui, con una nuova conoscenza. E vedo che con questa conoscenza effettivamente, o con questa persona che vi sta un po' bazzicando intorno da un periodo, per qualcuno, ehm, potrebbe esserci un allontanamento, ragazzi. Vedendo queste carte, sento che si sacrifica come una relazione. Può anche essere una relazione di amicizia, eh.
non necessariamente romantica perché sia un due di coppe. È un qualche tema legato secondo me alla parte affettiva. Sì, ma anche il lavoro me lo dà comunque. O un tema familiare potrebbe essere partendo con queste carte. È come se o vi costasse trovare un accordo con qualcuno vicino a voi, potrebbe esserci come la necessità di doversi allontanare. Sento che qualcuno faticherà a delegare. Mi hanno detto un po' questo, ci sono come delle cose di famiglia di cui doversi occupare, probabilmente qualcuno di voi vive lontano o lavora in trasferta o comunque si deve allontanare ed è come se desse un mandato ad un'altra persona per occuparsi di questa faccenda, ma è come se non vi fidaste tanto di questa persona perché non ha esperienza. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Devo dire che sarete parecchio titubanti. Sì, è vero, probabilmente abbasserete l'asticella con questo 10 di bastoni, però sento che con il fante di spade e il 7 di pentacoli rimarrete in osservazione della comunicazione. Ogni quanto comunicate, la comunicazione è fluida, è sincera, è aperta. Di che temi si parlano? Sono temi importanti o sono le stupidate? C'è come il risanare qualche cosa che ha a che vedere con le basi. Ah, fatemi vedere una cosa. Se siete in procinto di vendere una casa o di acquistare una casa, non sento che andrà a buon fine in questi prossimi giorni. Se siete lì lì che magari state aspettando un'offerta o state insomma contrattando, diciamo che questo forse non è un buon periodo. Fate sedimentare ancora un po'. Avete due carte della temperanza e due sette di pentacoli, e l'appeso, c'è bisogno di aspettare. Carta numero 41, anime gemelle, ragazzi. E effettivamente ci sono due volte il 4 di bastoni, c'è la giustizia, c'è un 2 di coppe. Non vedo gli amanti, però comunque diciamo anime compagne. Sì, però avete anche la temperanza. C'è un qualche tema qui che vi farà crescere, a quanto pare, amici dell'Ariete. Andiamo a vedere ancora una fatina come consiglio finale. Ok, questa carta vi dice che vedere è credere, ma è anche vero il contrario, cioè credere è vedere. Parla un po' di leggi di manifestazione, no? Cioè prima lo vedete qui e poi grazie alla corrente discendente o corrente manifestante questa cosa si può manifestare nel mondo reale. Tutti questi temi li spiego in modo molto più dettagliato nella sezione degli abbonati, ragazzi. Spero comunque di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un hype, un like, con l'iscrizione o la condivisione del video. Per il percorso di crescita potete contattarmi via mail, la mail è qua sul tavolo, per chi mi chiedesse ancora dov'è la mail, qua sul tavolo trovate la mia mail e poi c'è anche tutta la parte riservata agli abbonati che è proprio un percorso di crescita quello, ragazzi. Ci sono temi di metafisica e di metamedicina, si parla delle credenze limitanti, vi spiego come trovarle, come cambiarle. Insomma, è una bella chicca di materiale. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 per adesso le playlist, vanno viste in ordine cronologico proprio perché sono state studiate come un corso, un percorso anzi. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!